Ciao a tutti! Oggi vi racconto una storia incredibile di amore, tradimento e vendetta. Immaginate di scoprire che la persona che amate vi ha tradito per mesi. Cosa fareste? Questo uomo ha preso una decisione drastica e il suo piano di vendetta è stato perfetto. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio di questa storia scioccante. Questo giovane avrebbe potuto mettersi nei guai. Credo che abbia esagerato un po', ma sembra che abbia ottenuto la sua vendetta. La mia compagna ha avuto un incidente che ha rivelato la sua infedeltà. Così l'ho lasciata in ospedale senza soldi, l'ho divorziata e l'ho resa single e senza lavoro. Ieri ho ricevuto una chiamata dall'ospedale che mi informava che la mia compagna Maria, 32 anni, aveva avuto un incidente. Durante i 30 minuti di guida verso l'ospedale ho pregato per la sua sicurezza. Sono corso al pronto soccorso e sono stato sollevato nel trovarla sotto trattamento e fuori pericolo. L'infermiera mi ha consegnato il suo telefono e altri effetti personali. Ho chiesto se sapevano come fosse accaduto l'incidente. Ha detto che non avevano ancora tutti i dettagli, ma avevano informato la polizia che stava indagando. La polizia è arrivata e mi ha dato una copia della loro indagine iniziale. Sono rimasto scioccato nel scoprire che era ubriaca. Aveva colpito una macchina parcheggiata e poi era finita sul marciapiede. Fortunatamente non è entrata nel traffico in arrivo, il che sarebbe potuto essere fatale. Man mano che apprendevo di più sull'incidente, diventavo sospettoso. Innanzitutto, non avrebbe dovuto essere su quella strada. Era il pomeriggio di giovedì e avrebbe dovuto essere al lavoro, non a 20 miglia da casa. In secondo luogo, perché era ubriaca nel pomeriggio? La polizia mi ha consegnato le riprese della dashcam che mostravano Maria ascoltare musica ad alto volume e guidare in modo spericolato. Il suo esame medico ha confermato che aveva bevuto. Sono stato interrogato per un'ora. La polizia voleva sapere se fosse depressa o se avessimo litigato, portandola a bere e a schiantarsi. Ho mostrato loro le nostre recenti conversazioni di testo in cui mi chiedeva se sarei tornato a casa tardi o puntuale, e io rispondevo che sarei tornato come al solito. Non c'erano chiamate o messaggi che suggerissero che io fossi la causa del suo disagio. Mi hanno chiesto cosa stesse facendo in quella zona e ho detto che non ne avevo idea. Inizialmente non mi credevano, ma dopo un'ora di interrogatorio mi hanno lasciato andare. Non avevano motivo di sospettare di me. Mi è stato quindi permesso di vedere Maria. Sono entrato nella sua stanza e le ho tenuto la mano. Era parzialmente cosciente. La prima cosa che ha chiesto è stata: «Dov'è il mio telefono?» Sono rimasto scioccato. Era ancora sotto anestesia e in dolore, ma tutto ciò che le importava era il telefono. Ho mentito dicendo che era con il personale dell'ospedale. Sembrava sollevata. La mia mente era già offuscata dal rapporto d'indagine e la sua domanda mi ha reso ancora più sospettoso. Avevo molte domande, ma ho deciso di aspettare che si riprendesse. Sono rimasto con lei finché non si è addormentata. Il suo comportamento ha suscitato la mia curiosità. Ho preso il suo telefono che l'infermiera mi aveva consegnato. Era scarico, quindi l'ho messo in carica. Appena si è acceso, ha iniziato a vibrare con notifiche. L'ho messo in modalità silenziosa. Le vibrazioni si sono fermate, ma c'erano continue notifiche da una chat. Non potevo leggere i messaggi dalla schermata bloccata. Poi una chiamata da qualcuno salvato come caffetteria. È un piccolo caffè vicino a casa nostra dove spesso prendiamo cibo da asporto. Ma perché avrebbe dovuto ricevere una chiamata dalla caffetteria a tarda notte? Ho fissato lo schermo, dibattendo se rispondere o meno. C'erano 5 chiamate perse da quel numero insieme a notifiche di chat. Di solito non sono insicuro né invado la privacy del mio partner, ma la situazione mi ha costretto a farlo. Ho sbloccato il suo telefono usando la sua impronta digitale mentre dormiva. Ho passato la notte a scoprire il fallimento della mia relazione. Come sospettavo, le notifiche della chat provenivano dal contatto salvato come caffetteria. Aveva salvato il numero di qualcun altro con quel nome per evitare sospetti. Se fossimo stati a casa e avessi visto una chiamata dalla caffetteria, non ci avrei pensato 2 volte. Si è scoperto che Maria mi tradiva da oltre 6 mesi, forse di più. Ho controllato il numero di contatto, ma non era nel mio telefono. L'ho cercato su un'app di identificazione delle chiamate e ho scoperto che apparteneva a James. Non conoscevo nessuno con quel nome. È difficile dire quando è iniziata la relazione. La cronologia della chat risaliva solo a 6 mesi fa.
I messaggi erano espliciti e degradanti. È stato straziante leggere come descriveva i suoi desideri per lui mentre mi derideva. Gli diceva che duravo solo pochi secondi e che doveva fingere piacere per tenermi felice. Si incontravano nel loro posto segreto settimanalmente, a volte 2 volte a settimana. Aveva avuto l'incidente tornando da una delle loro sessioni, spiegando perché era ubriaca e chiedeva del telefono. Conoscendo Maria, mi sono reso conto che le piaceva bere durante il sesso, ma pensavo fosse solo con me. Leggere le loro chat mi ha fatto sentire male. Lo stava messaggiando tutto il tempo, anche durante l'orario di lavoro e quando era con me. L'ultima volta che hanno fatto sesso è stato quando abbiamo guardato un film insieme il giorno prima. Ricordo che mi abbracciava e mi baciava, ma doveva pensare a lui. Non potevo credere che stesse facendo questo. Avevamo serate regolari, viaggi e momenti intimi. Il sesso era 2 volte a settimana, il che pensavo fosse sufficiente. Se mi avesse detto che voleva di più, avrei potuto trovare una soluzione. Pensavo fossimo onesti l'uno con l'altra, ma mi sbagliavo. Ho controllato i suoi account sui social media, ma non ho trovato tracce di lui. La loro unica comunicazione era tramite chat e chiamate. Come faccio a trovarlo? Chi è quest'uomo che è stato con la mia compagna? Sono stato sveglio tutta la notte e mi sento stordito, ma la mia rabbia non mi lascia dormire. Volevo chiamarlo in ospedale e affrontarlo. Non sapevo cosa fare dopo, avevo solo bisogno di andarmene. Aggiornamento 1. Ho lasciato l'ospedale, ho buttato via il suo telefono e ho impacchettato i suoi effetti personali per gettarli fuori dalla nostra casa. Ho fatto alcune altre cose di cui parlerò più tardi. Ho lasciato l'ospedale e sono tornato a casa sentendomi a disagio. Volevo fare qualcosa riguardo al mio dolore. Il telefono di Maria continuava a vibrare con le sue chiamate e messaggi. Era preoccupato perché non rispondeva. Ho deciso di risolvere prima quel problema. Ho aperto il suo telefono e ho iniziato a chattare con lui come Maria. Ecco una conversazione incollata. Caffetteria. Ehi, non chiamare, scrivimi. James, perché? Cosa è successo? Sei arrabbiata con me? Caffetteria, non voglio più stare con te. James, aspetta, cosa? Perché sei arrabbiata? Perché non sono rimasto più a lungo? Prometto che la prossima volta passerò la giornata con te. Caffetteria, sono seria, non voglio più vederti. James, possiamo incontrarci oggi e discutere? Ti vengo a prendere dal lavoro. Caffetteria, no, non mi piace più stare con te. Ho trovato qualcun altro che dura più di te. James, cosa? Stai scherzando, vero? Caffetteria, non sto scherzando. Sto uscendo con lui stasera. James, non farlo, sai che ti amo. Caffetteria, un altro messaggio e dirò tutto a tua moglie. I messaggi si sono fermati dopo quello. Poi ho avuto accesso alla sua email di lavoro e ho inviato una lettera di dimissioni al suo manager chiedendo il rilascio immediato. Il manager ha risposto chiedendo un motivo. Ho risposto che Maria era stufa dell'ambiente di lavoro tossico e che il manager era un donnaiolo. Ho anche scritto che se le dimissioni non fossero state approvate, avrebbe rivelato tutto alle risorse umane. Le dimissioni sono state approvate in pochi minuti. Ho provato una piccola vittoria. Ora era senza lavoro e single. Non avevo niente a che fare con questo. Aveva lasciato il suo lavoro e lasciato il suo amante. Povera ragazza. Ho preso la sua carta di credito e ho prosciugato i pochi soldi che aveva. Ho anche bruciato tutte le sue carte d'identità, passaporto e documenti bancari, lasciando nessuna traccia. Ho gettato le ceneri nel water. Ci sarebbero voluti mesi, se non anni, per sostituire questi documenti. Sarebbe rimasta bloccata per almeno 2 mesi. Non poteva correre agli uffici governativi per ottenere questi documenti. Anche se si fosse resa conto che mancavano, avrebbe avuto difficoltà a sostituirli. Si sarebbe svegliata dall'anestesia per trovarmi sparito, senza telefono e senza che nessuno dei suoi familiari o amici sapesse che era in ospedale. Non sto dicendo che sarebbe rimasta bloccata lì per sempre, ma avrebbe dovuto lottare per ogni cosa. Non aveva soldi per pagare le spese ospedaliere. Anche se avesse contattato il suo fornitore di assicurazioni, non aveva documenti d'identità. Avrebbe potuto ricevere aiuto per chiamare i suoi genitori o amici, ma sarebbe stato difficile. I suoi genitori vivevano a 5 ore di distanza e i suoi amici non sarebbero stati di grande aiuto.
Dopo aver fatto tutto questo, ho impacchettato i suoi vestiti, accessori e altri effetti personali e li ho lasciati fuori dalla casa. Ho ricevuto una chiamata dall'ospedale. Il medico voleva discutere delle formalità per le dimissioni. Ho chiesto quando l'avrebbero dimessa. Hanno detto domani. Ho detto che sarei stato lì domani, ma ero occupato ora. Hanno detto che potrebbe ritardare il processo e potrebbe rimanere un altro giorno. Ho detto che andava bene. Più tardi ho ricevuto un'altra chiamata dall'ospedale, questa volta da Maria che mi chiedeva di venire. Ho mentito e detto che sarei stato lì in un'ora dopo una doccia. Poi ho chiamato l'ospedale chiedendo loro di non lasciare che Maria chiamasse nessuno. Mi hanno assicurato che avrebbero informato l'infermiera di turno. Durante tutto il giorno ho ricevuto chiamate dall'infermiera dicendo che Maria era irrequieta e mi chiedeva. Inizialmente pensavo di sparire, ma questo l'avrebbe portata a cercare aiuto da altri, quindi ho continuato a prendere tempo e l'ho lasciata in sospeso. Poi ho cambiato le serrature per impedirle di entrare in casa. Ho anche pianificato di incontrare il mio avvocato per discutere le mie opzioni per il divorzio senza darle niente. Aggiornamento 2. Ho giocato con le autorità ospedaliere per 2 giorni prima di sparire. Mi hanno chiamato per chiarire le formalità di dimissione, ma ho continuato a ritardare dicendo che ero fuori città. Maria è diventata sospettosa. Il suo telefono era scomparso e sapeva che era con me. Avrebbe capito che avevo scoperto la verità. Non l'avevo mai trascurata prima e sapeva che non l'avrei abbandonata in questo stato. Ho giocato per 2 giorni, poi li ho abbandonati. Prima di farlo, ho raccolto tutte le prove del suo tradimento e le ho condivise con il mio avvocato. Questo era per proteggermi se l'ospedale avesse coinvolto la polizia. Maria ha chiamato i suoi genitori che sono arrivati alla mia porta urlando che l'avevo abbandonata. Li ho lasciati sfogarsi prima di mostrare loro i messaggi in cui vantava la sua relazione. Si sono calmati, scusandosi per le sue azioni, ma insistendo che aveva bisogno di me ora. Ho ricordato loro i nostri voti e come li aveva infranti. Si sono arrabbiati e se ne sono andati minacciando di trascinarmi in tribunale. Ho detto loro di prendere i suoi effetti personali con loro. Mi hanno maledetto e hanno preso le sue cose. Hanno portato Maria con loro finché non si è ripresa. Il mio avvocato mi ha detto che i documenti del divorzio le sarebbero stati consegnati in 1 settimana. Avremmo usato la sua infedeltà come motivo per il divorzio. Il mio avvocato ha anche suggerito che stesse complottando per divorziare da me e prendere i miei soldi. Finora ho fatto tutto per proteggermi. Fino ad ora tutto bene. Sto aspettando che le carte del divorzio vengano consegnate. Aggiornamento 3. I documenti del divorzio le sono stati consegnati e lei è andata fuori di testa. Era ancora immobilizzata, avvolta in un gesso. Mi ha inviato centinaia di messaggi vocali con minacce, maledizioni e suppliche per un incontro. Li ho ignorati tutti. Poi ha inviato una lunga email minacciando di citarmi in giudizio per aver distrutto i suoi documenti di identità, svuotato la sua carta di credito e falsificato la sua lettera di dimissioni. Ho risposto dicendo che poteva procedere se aveva i soldi e il tempo per combattere la causa. Ci sarebbe voluto molto tempo per dimostrare le sue affermazioni. Le ho ricordato che non aveva lavoro né soldi. Se mi avesse trascinato in tribunale, avrei contrattaccato con un caso di umiliazione e infedeltà, per il quale avevo prove. Le ho consigliato di firmare i documenti del divorzio e di andare avanti. Le minacce e le suppliche sono cessate, ma non ha firmato i documenti. Ha inviato una email al mio avvocato richiedendo un incontro prima di decidere. Il mio avvocato ha suggerito di incontrarla, ma stabilendo delle regole. L'incontro sarebbe stato in un luogo pubblico. Non ci sarebbe stato contatto fisico e la conversazione sarebbe stata registrata. Ho accettato e anche lei. Il mio avvocato ha suggerito un accordo extragiudiziale per risparmiare tempo e denaro. Sono andato da solo con il mio avvocato pronto a intervenire. Ho impostato il registratore e ho aspettato che parlasse. Ha iniziato accusandomi di averle distrutto la vita. Non aveva lavoro, soldi né un uomo. Il suo amante l'aveva lasciata. Ho chiesto se fosse arrabbiata perché l'avevo allontanato. Ha detto di no, era un perdente e l'avrebbe lasciato comunque. La sua risposta noncurante mi ha fatto ridere e lei ha riso con me. Mi ha ricordato i nostri primi giorni, ridendo degli uomini che ci provavano con lei. La battuta è su di me, sono diventato un oggetto di risate. Con le lacrime agli occhi ha chiesto perché le stavo facendo questo. Ho chiesto
perché mi aveva tradito quando avevamo una vita meravigliosa. Non ha avuto risposta, dicendo che era solo per divertimento e non significava nulla. Ha chiamato il suo amante un errore. Ho detto che dovevo essere un pazzo per essere lì a parlare con lei dopo che mi aveva tradito. Ha detto che dovevamo andare avanti. Le ho detto che non avrei mai potuto riaverla nella mia vita. Mi aveva ferito profondamente. Mi ha deriso e ha discusso della nostra vita sessuale con il suo amante. Mi ha anche sminuito. Con le lacrime agli occhi, ho detto questo. Ha preso le mie mani, piangendo e chiedendo scusa. Ho scrollato le sue mani e ho urlato: «Niente contatti, stai lontana da me». Si è ritirata. Ho asciugato il viso e ho detto che anche se l'avessi perdonata, non avrei mai smesso di pensare al suo tradimento. Avrei sempre dubitato di me stesso e del mio valore. Ha pianto, insistendo che non aveva mai voluto dire quelle cose e che mi amava. Ha promesso lealtà. Le ho ricordato dei nostri voti che aveva infranto. Non aveva altra scelta che firmare i documenti. Lo ha fatto con mani tremanti, consegnandoli con occhi pieni di lacrime. Anche io ero in lacrime, sentendo il dolore della nostra relazione spezzata. Ho chiesto se sarebbe corsa dal suo amante per alleviare la tensione. Ha riso e ha detto che non la voleva più. Non voleva tradire sua moglie con una donna volubile. Con dolore e rimorso ha detto: «Devi essere felice ora, avendo ottenuto la tua vendetta». Ho perso tutto. Ce ne siamo andati senza abbracci né addii. Mi sono solo alzato e me ne sono andato. Guidando verso casa mi sono chiesto se avevo esagerato. Ho sbagliato? Se no, perché non mi sento soddisfatto dopo la mia precisa vendetta? Non lo so, è troppo presto per dirlo. Devo accettare la realtà che ora sono divorziato. Ero un uomo felicemente sposato fino a pochi mesi fa e ora sono divorziato. Grazie per aver guardato. Cosa ne pensate di questa storia di vendetta? Avreste fatto lo stesso al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E non dimenticate di mettere like al video e iscrivervi al canale per non perdere altre storie incredibili come questa. Alla prossima!